Potete tornare dalla sosta, per favore? Mi annoio! Il grido di Marcus Thuram, affidato a una storia su Instagram, è quello del vuoto pneumatico di tutti i tifosi di calcio, complice una formula di qualificazione ai mondiali che di fatto rende gran parte delle partite pleonastiche in attesa degli spareggi di marzo. Rimane qualche evento degno di nota, su tutto il primo gol di Pio Esposito con la nazionale, ma finalmente si ricomincia con 3 partite in fila che diranno molto sul resto della stagione interista. La stranezza è che nessuna di queste si giocherà a San Siro, la prima però, tra un paio di giorni, si giocherà in uno stadio dove l'Inter, specialmente negli ultimi tempi, si sente a casa. Roma-Inter vuol dire spettacolo. Dal 2000 all'Olimpico contiamo 31 gare, bilancio praticamente in perfetta parità, 10 vittorie a testa e 11 pari, 49-51 i gol. Dal conteggio ne abbiamo tolta una e più tardi vi spieghiamo il perché. Questo è Del cielo della notte, un podcast di Inter prodotto da Intermedia House. Io sono Alessandro Villa e ogni settimana cerco di tracciare insieme a voi il punto sulla mappa del mondo nerazzurro. Oggi siamo qui. Per la precisione, oggi siamo appunto allo Stadio Olimpico, dove l'Inter ha riso e pianto come in pochi altri posti. Qui di fatto si sono persi scudetti che forse erano già persi molte giornate prima e per vicende non del tutto chiarite, o forse sì. Qui di scudetti se ne sono anche vinti. 2 anni fa la squadra di Inzaghi dette una dimostrazione di forza impressionante che fece pensare a molti commentatori, incluso chi vi parla, che difficilmente lo scudetto sarebbe andato altrove. L'Inter partì forte col gol di Acerbi, poi fu solo Roma per quasi 60 minuti coi gol di Mancini e del Shaarawy. È una sensazione di prepotenza che faceva pensare onestamente a una partita a senso unico. Invece i nerazzurri fecero un po' come certi personaggi nei B-movie di arti marziali degli anni 70. Tutto qui? Avete finito? Perfetto. Cominciamo noi. Inizio secondo tempo e Roma agli angoli. Thuram segna un gol, ne provoca l'autogol di Angelino. Di fatto per 20 minuti si gioca a una porta sola. Chiude la pratica Alessandro Bastoni con uno dei contropiedi più belli mai visti. +7 a febbraio e si poteva già tirar fuori ago e filo dalla tasca e iniziare a cucire lo scudetto. L'Inter ha ritrovato se stessa e non è affatto poco, dicevamo settimana scorsa. La prova Olimpico dirà molto, anche perché la Roma è paradossalmente nel miglior scenario possibile. Non ha fatto granché dal punto di vista delle prestazioni finora, specie tenendo conto delle potenzialità della rosa e delle capacità di Giampiero Gasperini di tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. Non è la macchina da guerra che fu l'Atalanta dei tempi, eppure è prima in classifica. Ha perso l'unica partita, in casa col Torino in maniera abbastanza casuale, ed è pronta ora al primo vero test stagionale. Gli Inter-Atalanta degli anni scorsi sono stati a senso unico. Lo Olimpico sarà un'altra storia però, pare di capire, specie perché questa Roma è una specie di squadra gasperiniana a rovescio. Laddove a Bergamo le eccellenze esaltate dal tecnico erano davanti, a Roma finora si stanno segnalando in porta, dove Svilar si sta confermando portiere eccelso, e in difesa con Dicà, Mancini e Selic che formano la difesa meno battuta del campionato. Niente male per una squadra che lo scorso anno aveva comunque la seconda retroguardia del torneo con l'Inter e Juventus e quest'anno è cresciuta ancora. Servirà l'intensità e la concentrazione che ad esempio l'Inter mise in campo nel 2010. Dicevamo in apertura dei precedenti ne abbiamo tolto uno. La finale di Coppa Italia del 2010 giocata all'Olimpico che però tecnicamente era un Inter-Roma, visto che in teoria si giocava in campo neutro. Nessuno però aveva avvertito i tecnici dell'impianto audio giallorosso che allo schierarsi in campo delle squadre suonarono l'inno romanista. Quindi siamo in trasferta, in caso di pareggio vinciamo noi, giusto? Chiosò in maniera impeccabile José Mourinho mentre prendeva posto in panchina. Era la partita più difficile possibile per i nerazzurri che appena una settimana prima avevano guadagnato la finale di Madrid ed esattamente 8 anni dopo si ritrovavano a giocarsi un trofeo allo Stadio Olimpico. 5 maggio 2010, non la data preferita per una finale, mettiamola così. In più la partita si mise subito su un piano ai limiti dell'agonismo, forse anche oltre. Dopo 3 minuti saltò il piano gara interista, calcione di Burdisso a Sneijder, cambio obbligato di Mourinho che mette Balotelli e passa a 3 in attacco. Quel maggio meraviglioso regalò ben altri gol di Diego Milito alla memoria collettiva,
ma quello che decise quel match, se non è il più bello della sua carriera, di sicuro ci va molto vicino. Filtrante immediato di esterno di Thiago Motta sul recupero palla che innesca il 22. Attenzione Milito, entra in area, il suo tiro, e gol, 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 il principe! La schermata dalla camera alta è impietosa. Sulla tre quarti ci sono Milito e 5 giallorossi, nessun altro interista. Il principe controlla con il destro, rallenta. Poi, proprio quando sembra rimontato da 2 giocatori, lascia andare uno scaldabagno che finisce all'incrocio dei pali. Da lì in poi i giallorossi saltano i nervi e le giocate si fanno via via più cattive fino all'atto finale, un inverecondo calcione di Francesco Totti a Mario Balotelli, gesto non all'altezza di un campione infinito che di fatto fece finire la partita. Di quella gara, oltre che le giocate di qualità assoluta di quella squadra, in grado di morderti e lasciarti secco come il Black Mamba di Kill Bill, ci restò negli occhi la compostezza assoluta, la capacità di non mollare nulla, anche il trofeo meno appetibile dei 3 che erano in palio quel maggio. Terzino sinistro era un certo Christian Chivu, che quella fame di grandezza l'ha sempre avuta e che giorno dopo giorno sta prendendosi sempre di più il club, dimostrando fin qui che il numero di panchine in Serie A è un parametro importante ma relativo. Se parliamo di un calciatore che a 19 anni segnava all'Inghilterra ai campionati europei, a 22 era il capitano dell'Ajax in un quarto di finale di Champions League e a 30 vinceva tutto con il club che avrebbe poi allenato. Era ancora alla Roma Chivu l'ultima volta che l'Inter andò in Belgio più di 20 anni fa contro l'Anderlecht 3-1 con Martins, Adriano e Stankovic a segno. Il 2004 fu senza dubbio l'anno del prime dell'imperatore, 32 reti nell'anno solare, 23 in nerazzurro e 9 in nazionale. Tra le 23 in nerazzurro, appunto, il colpo di testa che indirizzò definitivamente la partita della fase girone del 2004-2005. Si torna in Belgio ora contro il sorprendente Union Saint-Gilloise, quartiere alle porte di Bruxelles. Nel 2021 tornano in Serie A dopo 48 anni e lo scorso anno, nella sorpresa generale, vincono il titolo, regolando le più quotate Bruges e Anderlecht. Hanno tifosi particolari che fanno solo cori a favore della propria squadra e mai contro le avversarie e giocano le partite di campionato in uno stadio di 9.000 posti, troppo pochi per la UEFA che ha così dirottato le gare di Champions nello stadio dell'Anderlecht. Il Saint-Gilloise ha recentemente affrontato un piccolo terremoto. Sébastien Pocognoli, l'allenatore che alla prima panchina professionistica ha vinto il titolo lo scorso anno, è stato acquistato dal Monaco, che per rimpiazzare l'esonerato Adolf Hutter ne ha pagato la clausola rescissoria. I belgi hanno subito trovato un sostituto in David Hubert lo scorso anno all'Anderlecht. Dicevamo grandi sfide all'Olimpico in questo secolo, ma la partita più pazza che si ricordi in realtà chiudeva il millennio precedente. Stagione 1998-1999. Roma e Inter si apprestavano a chiudere un'annata molto deludente. Casa Inter. Siamo all'allenatore numero 4 della stagione. In principio fu Gigi Simoni, cacciato dopo 2 vittorie contro Salernitana e Real Madrid. Il mio più grande errore, mandarlo via, dirà anni dopo Massimo Moratti. Poi fu Mircea Lucescu, primo allenatore rumeno della storia interista, il mago di San Siro. Prime 5 partite in casa, 5 vittorie, 25 gol fatti. Il problema è che nelle 12 trasferte della sua esperienza interista fece 2 pareggi, 2 vittorie e 8 sconfitte. Quindi avanti un altro, tocca al Giaguaro Castellini. Una vita all'Inter senza mai giocarci. La panchina voleva essere un premio alla carriera, si rivela un fardello insostenibile. Fa 4 partite, ne vince solo una, la prima. Dopo una sconfitta in casa con l'Udinese non ne può più e prega Moratti di sollevarlo dall'incarico. Il presidente decide di chiudere l'annata con un vecchio amico, Roy Hodgson, che esordisce proprio all'Olimpico. L'inglese decide di puntare sulla qualità offensiva. La Roma? Quinto posto assoluto a fine stagione, neanche male in realtà. Gol subiti 49, decima difesa del torneo, 2 in più del Vicenza retrocesso. Gol segnati 69, largamente il miglior attacco del campionato. Chi c'è in panchina? Indovinato, il maestro boemo Zdeněk Zeman. Nel calcio e nella vita uno che traccia linee dalle quali non arretra mai, anche se la retroguardia rischia di farsi infilare. Le punte dell'Inter in quella partita di maggio non sono proprio 3 novellini. Ivan Zamorano, tra le altre cose, ex Pichichi della Liga con Real Madrid. Roberto Baggio, tra le altre cose, Roberto Baggio. E Ronaldo, tra le altre cose, vabbè, ci siamo capiti. Parafrasando il conte Mascetti in Amici miei, blocco alto, ci fo un salto. Inizia la partita e la difesa giallorossa è infilata 2 volte da Ronaldo e Zamorano, 0-2 in 20 minuti. Un rigore di Totti accorcia le distanze, la gara sembra riaperta, ma ci pensa ancora Zamorano a richiuderla 1-3. Inizia la ripresa e la Roma decolla.
2 minuti, Paolo Sergio e Del Vecchio, con 2 colpi di testa, trovano il pareggio. Nemmeno il tempo di capire cosa è successo, che vediamo il gol più facile della carriera di Ronaldo, gentile omaggio di Ivan Zamorano innescato con perfetta sincronia da un filtrante di Roberto Baggio. 3-4 è un miracolo, per 20 minuti non segna più nessuno. Sembra portata a casa, ma succede l'imponderabile. Paolo Sergio ciabatta, Totti pulisce il pallone di testa, Di Francesco trova il 4-4. In quell'Inter ogni tanto accadeva qualcosa verso la fine della partita. Un colpo di testa di Simeone, un lampo nel buio. Il Ciolo esce dalla mischia sull'ennesimo assist di serata di Baggio, stavolta su punizione, e fissa il definitivo 4-5 con un'incornata incredibile. 9 gol totali. Spettacolo? Dipende da cosa cercate. Una grande partita di sicuro. 2 grandi squadre, magari non proprio quelle versioni di Roma e Inter. Per le squadre attuali, invece, la partita di sabato dirà molto, anche se non ancora tutto. Il Cielo della Notte è un podcast prodotto da Intermedia House. Se vi è piaciuto, e anche se vi è piaciucchiato, ma pensate che la prossima puntata sarà sicuramente un filo meglio, cliccate la campana che trovate appena sotto il titolo del podcast su Spotify per non perdere neanche un episodio e darci 5 stelle. Mommy told me I should save all this paper, but I can't really take it to the grave. And I don't know how long I got, cause the streets are getting hot, and I just feel like I'm 6 feet away, cause I've been getting all this money.